Questo video è sponsorizzato da Bloodline, Heroes of Lethas, un fantastico RPG fantasy con uno stile unico in cui puoi costruire il tuo regno e collezionare campioni per difenderlo nel migliore dei modi. In descrizione trovi il link per scaricarlo dal Play Store o dall'App Store in modo che tu possa farti trovare pronto per il mega evento di Halloween che ti regalerà un fantastico eroe vampiro il 7° giorno. Non è finita qui, scarica adesso il gioco e utilizza il mio link o scansiona il mio speciale codice QR per ricevere uno speciale pacchetto iniziale del valore di 20 euro disponibile per i prossimi 30 giorni. Non ti basta? Non sei ancora soddisfatto? Scaricando il gioco tramite il mio speciale link o scannerizzando il codice QR otterrai anche 10 pozioni energetiche, 100.000 punti oro e 100 diamanti e come se non bastasse otterrai uno speciale eroe vampiro. Puoi scaricare il gioco gratuitamente e accedere subito a speciali regali dedicati a te. Se non hai ancora provato Bloodline Heroes of Lethas, ora è il momento migliore per farlo perché il gioco ha appena ricevuto l'aggiornamento più devastante di sempre. Il sistema ibrido è stato appena aggiunto e ti permetterà di personalizzare i tuoi campioni attraverso il loro sistema di matrimonio per creare oltre 800 diversi nuovi ibridi tra due linee di sangue qualsiasi, in modo che ti possa spappolare contro i tuoi nemici ogni volta che vuoi con eroi originali e creazioni che ti rappresentano. Il nuovo aggiornamento permette di creare nuovi eroi non solo ereditando i loro talenti e tratti, ma anche il loro aspetto unico tramandato da ogni albero genealogico e fuso in uno solo. Nuovi personaggi fantasy vengono rilasciati nel gioco ogni mese, il che significa che le possibilità sono infinite. Grafica realistica in 3D visivamente sbalorditiva, maggiore è l'intimità del tuo compagno, più potente sarà la tua prole, comandi facili da usare su uno schermo verticale, costruisci il tuo regno e la tua economia e non dimenticarti di partecipare al mega evento di Halloween. Utilizza il mio link e scansiona il codice QR per ottenere incredibili vantaggi. Unisciti adesso al mondo di Bloodline Heroes of Lethas. Che cos'è un miracolo? Che cosa si intende per miracolo? Un miracolo, cari signori, è un fatto che si ritiene dovuto ad un intervento sovrannaturale, in quanto supera letteralmente i limiti delle normali prevedibilità del nostro universo e va oltre le possibilità dell'azione umana. Perché sono qui a parlare di miracoli? Direte, hai fatto una serie di 2 video sulle atrocità della Bibbia e ora mi parli di miracoli? Ebbene, sono qui a parlare di miracoli perché sono una persona curiosa, proprio perché sono cose che vanno contro alle leggi dell'universo. Ne parlo perché sono una persona onesta, che non esclude a priori una possibilità solo perché va contro la mia concezione del mondo. Oggi finalmente torno ad aggiornare la mia playlist sul paranormale e colgo l'occasione per parlarvi di un tema veramente affascinante: i miracoli. I miracoli, signori, non sono rilegati nell'ambito della religione cattolica, ma sono da ricercare nella storia della maggior parte delle religioni. I sacrifici umani stessi, di cui abbiamo già parlato numerosissime volte, venivano fatti in ogni parte del mondo, dalla maggior parte delle popolazioni antiche per invocare un miracolo, che sia la fine di una carestia, o delle siccità venivano messi in atto per invocare un'azione divina. Ci sono molte interpretazioni della parola miracolo. Varie religioni hanno attribuito un fenomeno caratterizzato come miracoloso alle azioni di un essere sovrannaturale, che sia una divinità, un mago, un santo o un capo religioso, e quindi hanno concettualizzato il fatto come qualcosa di assolutamente inspiegabile che avviene per volere di un'entità superiore. Informalmente, invece, gli inglesi, per esempio, usano spesso la parola miracolo per caratterizzare qualsiasi evento benefico statisticamente improbabile, ma che non va contro alle leggi della natura, come sopravvivere ad un disastro naturale o semplicemente un evento meraviglioso, indipendentemente dalla probabilità. Ciò che ci interessa all'interno di questa ricerca oggi sono i fatti caratterizzati come inspiegabili che, a quanto pare, sono avvenuti. Un vero miracolo, per essere riconosciuto come tale, deve essere per definizione un fenomeno non naturale, assolutamente non naturale, che porta la scienza a respingere il fatto come fisicamente impossibile. Un miracolo non è un miracolo se non viola le leggi fisiche stabilite nel loro dominio di validità. Un miracolo non è un miracolo se, ovviamente, non può essere confermato come tale. Sembra una cosa prettamente rilegata nell'ambito della religione del bigottismo, non è così? E invece, da ateo quale sono, ti invito a seguire questo video perché i ricollegamenti con il paranormale e con questioni metafisiche sono innumerevoli. E proprio perché non sei credente come me, ti invito a seguire questo video fino alla fine. Che poi,
Cosa c'entra? Ammettere eventuali miracoli accertati significa per forza ammettere l'esistenza di un solo ed unico Dio come professato dalla Bibbia? Ammettere i miracoli significa per forza che la storia della Bibbia sia vera e che quindi sia davvero la cosiddetta Madonna, madre di Gesù, a realizzarli? Questo è quello che pensano i cristiani e ciò che alcune persone interpretano. Non è assolutamente detto che sia la verità. È molto, molto più complicato di così e ti anticipo subito che se fenomeni inspiegabili come quelli che ti andrò a descrivere hanno prodotto dei veri e propri miracoli, guarigioni, eccetera, non abbiamo la minima idea di che natura siano, chi li abbia prodotti, perché, da dove vengano e se siano effettivamente di natura divina. Ecco perché un'indagine onesta in questo ambito la può condurre solo ed esclusivamente una persona non credente che non sia di parte e che non sia influenzata da determinate credenze religiose. Ricordiamo la terza legge di Clark. Qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Ma parliamo dei grandi numeri. Proponiamo determinate spiegazioni ad eventuali eventi che possano essere caratterizzati come miracolosi ancor prima di descriverli, così che poi, di conseguenza, possiamo capire se gli eventi descritti rientrino o meno in una determinata categoria. Gli eventi statisticamente impossibili sono spesso chiamati miracoli, ad esempio quando 3 compagni di classe, 3, si incontrano accidentalmente in un paese diverso decenni dopo aver lasciato la scuola, potrebbe essere considerato come un evento miracoloso. Tuttavia, un numero colossale di eventi accade ogni momento sulla Terra, quindi coincidenze estremamente improbabili, non impossibili, accadono in ogni momento. Gli eventi considerati impossibili non sono quindi affatto impossibili, sono solo sempre più rari e dipendono dal numero di singoli eventi. Il matematico britannico John Littlewood ha suggerito che gli individui dovrebbero statisticamente aspettarsi che un evento su 1.000.000 possa essere considerato un miracolo, ma che lo stesso evento su 1.000.000 statisticamente avvenga al ritmo di circa 1 al mese. Secondo questo matematico, quindi, gli eventi apparentemente miracolosi sono in realtà all'ordine del giorno. Ma cosa dire allora degli eventi di guarigione inspiegabile? Cosa c'entra questo con le probabilità? 0 è un numero assoluto e le probabilità statistiche di un tetraplegico di alzarsi dalla sedia a rotelle sono pari a 0 e quindi dove dobbiamo cercare le risposte? Solo perché non riusciamo a spiegarlo dobbiamo per forza ricorrere a Dio, a Gesù e agli angioletti? Sarebbe un po' troppo semplicistico, non trovi? Il punto di vista del filosofo del 1700 David Hume è molto più onesto di tutti gli altri. Lui diceva: nessuna testimonianza è sufficiente per stabilire un miracolo a meno che la testimonianza non sia di tale natura che la sua falsità sarebbe più miracolosa del fatto che si sforza di stabilire. Senza per forza andare a disturbare profeti di 2000 anni fa, lui diceva che i miracoli sono trasgressioni delle leggi della natura per la volontà di qualche agente invisibile. E io la penso così: i pochissimi eventi realmente accaduti riconducibili a miracoli, dal mio punto di vista, non c'entrano niente con la religione, ma sono eventi più vicini a manifestazioni extradimensionali di natura parafisica, come d'altronde lo sono le apparizioni di Fatima. E se hai qualche dubbio in merito ti invito a recuperare questo mio video dove ho trovato il gazzettino ufficiale di un giornale dell'epoca che descrive, tramite testimonianze di prima mano, un disco de prata fosca, che in portoghese significa disco argenteo opaco. Cosa ci consiglia storicamente la reale esistenza di eventi caratterizzati come inspiegabili che avvenivano in determinate occasioni? Ebbene, a consigliarcelo è la stessa presenza di eventuali miracoli in ogni testo religioso antico scritto da popoli che non sono mai entrati in contatto fra di loro. Nell'induismo si parla di miracoli, nel buddismo con l'Odong Kusan Jon, con le biografie degli alti monaci, si parla di miracoli, nel cristianesimo, nell'Islam si parla di miracoli, nell'ebraismo, addirittura gli antichi egizi parlavano di miracoli, così come ogni altro culto antico. Già questo deve consigliarci che qualcosa accadeva. Secondo le testimonianze, eventi di questo tipo sono avvenuti all'interno della maggior parte dei popoli della Terra. Esistono 6.400 dossier di guarigioni inspiegabili aperto presso il Bureau della Constatazione Medica di Lourdes e 70 miracoli accertati. Il dottor Alessandro De Franciscis, capo della Constatazione Medica di Lourdes, si occupa, o si occupava, non lo so, di verificare se le determinate guarigioni siano concepibili dalla scienza come una guarigione spontanea o inspiegabile, e fu così che, quando succede un evento sospetto, vengono aperti dei veri e propri dossier per investigare in modo scientifico l'avvenimento.
Ebbene, ci sono eventi che io vi assicuro essere inspiegabili, prove, referti medici, lastre e documenti medici che attestano guarigioni inspiegabili. Il tumore mi aveva già distrutto la testa del femore e parte del bacino. Quindi mi è stato applicato un apparecchio di gesso che andava dal torace fino a tutta la gamba sinistra. Mi hanno fatto tutti gli esami, hanno fatto delle radiografie e poi ho detto portatevelo via perché non c'è nulla da fare, non mi hanno nemmeno toccato. Sono arrivato qua, ho fatto tutte le funzioni, il bagno alle piscine, la processione, quello come tutti gli altri malati. Io non è che abbia avuto delle sensazioni particolari. Lourdes è l'unico luogo nel mondo delle religioni dove con delle procedure, con una tradizione ormai vecchia di 130 anni, queste due realtà si incontrano. Da una parte la medicina e il mio compito è di occuparmi insieme ai numerosissimi miei colleghi ed altri professionisti che passano di qui della parte medica per provare a scavare la verità ed arrivare in qualche caso a dire questa guarigione non è spiegata dalle attuali conoscenze medico-scientifiche. Rientrato sul treno e rientrato a casa ho cominciato a camminare pur avendo l'apparecchio di gesso. Però nessuno ci faceva caso, io dicevo che stavo bene, dicevo che di levarmi il gesso, però non ero ascoltato. Finalmente si sono decisi a farmi delle radiografie e hanno visto che non solo era sparito il tumore, ma addirittura si era rifatto l'osso. E quindi una volta levato il gesso io ho incominciato immediatamente a camminare, senza nessuna riabilitazione, massaggio, cose di questo genere. Sono stato in ospedale ancora una quindicina di giorni per accertamenti e poi sono stato spedito a casa guarito. Dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, vero? Quello che mi chiedo è questo: hai mai approfondito determinati miracoli accertati che hanno lasciato intere equipe di medici sbalorditi, oppure hai dato per scontato che siano tutte baggianate ancor prima di conoscerne le prove? Ebbene, l'onestà intellettuale, che tu sia credente o meno, sta anche in questo, no? Che tu sia credente o meno, scartare a priori determinate prove mediche è da reputarsi un comportamento antiscientifico, perché è di questo che si parla di scienza. E infatti, ci crederesti se ti mettessi davanti due lastre fatte alla stessa persona prima del miracolo e dopo? Come vi ho detto prima, i fascicoli medici della constatazione medica di Lourdes sono pubblicamente accessibili e a parer mio quella che segue è da considerarsi una prova nell'assoluta essenza del termine. Rara prova dei miracoli. Nato a Trento il 6 febbraio 1940, il 16 aprile 62 l'alpino Vittorio Micheli fu ricoverato a Verona, dove il 4 giugno, dopo biopsia, venne diagnosticato un sarcoma maligno all'ala iliaca sinistra. Ed ecco le lastre, signori. Ecco le lastre. Per un anno intero rimase ricoverato presso l'ospedale militare di Verona. Non venne giudicato operabile. Le condizioni generali continuavano a peggiorare di giorno in giorno. Nonostante le sue condizioni, per accontentare la madre intraprese nel giugno del 1963 un pellegrinaggio a Lourdes. Durante la sua permanenza a Lourdes apparentemente nulla accade, se non che fece il bagno completamente ingessato. Al ritorno Micheli stava decisamente meglio, ritornò pure a mangiare, non ebbe più male e chiese di rimettersi in piedi. Fece una nuova lastra ed eccola qua, la lastra, come potete vedere, confrontandole 1,862, 13,564 e, come dire, è comparso da nulla un osso, ecco. L'ultimo miracolo accertato, avvenuto a Lourdes, invece, è avvenuto nel 2008 a Suor Bernadette Murau, che aveva 68 anni e, colpita dalla sindrome della cauda equina, una condizione neurologica che la condannò per la sua intera vita sulla sedia a rotelle e le provocò un'irrimediabile deformazione del piede sinistro, subì una guarigione inspiegabile e ritornò a camminare. La suora è stata malata dai 27 ai 68 anni. Sono stata malata da quando avevo 27 anni, per più di 40 anni. Ho subito 4 interventi, poi un neurostimolatore per alleviare il dolore cronico assieme alla morfina dal 1994. Avevo un corsetto rigido, cervicolombare e in più un tutore al piede e alla gamba, perché il piede sinistro era diventato equino. Ci sono dei criteri dietro a queste vicende, c'è una scienza che ha stabilito dei punti chiave. La diagnosi originale deve essere verificata e confermata senza alcun dubbio. La malattia deve essere considerata incurabile secondo le attuali conoscenze mediche, la guarigione deve essere immediata con rapida remissione dei sintomi e dei segni della malattia, la guarigione deve essere completa senza disturbi residui, la guarigione deve essere definitiva senza ricadute.
Nel 1883, visto l'enorme numero di dichiarazioni che superavano le 1000 all'anno, il dottor Desan McClough fondò il Bureau Medical delle constatazioni di Lourdes e fin da subito i determinati casi vennero approcciati da un punto di vista scientifico. Ora, cosa c'è che non va? Ci sono parecchie cose che non vanno. Approfondendo i casi uno per uno ci si accorge che per colpa delle scarse conoscenze mediche dell'epoca la maggior parte dei casi non sono attendibili. Ancor prima della fondazione del Bureau ci furono 7 casi di guarigione che sono da ritenersi nulli. Ci fu un'isteria collettiva accompagnata dal bigottismo dell'epoca per cui chiunque andasse in quel posto si riteneva miracolato. Ecco, addirittura dalla lista completa dei presuntissimi miracoli accertati ce ne sono alcuni che sono avvenuti lo stesso anno, anzi, che dico, lo stesso identico giorno dello stesso anno, molti nel solito mese del 1858. Indovinate quando ci furono le apparizioni di Lourdes? Proprio nel 1858. Ciò significa che molti miracoli sono soltanto il frutto dell'isteria religiosa creatasi in quell'anno. Voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Frattura alla gamba? Questo ovviamente, come molti altri accertati, non rispetta i criteri. Il vero problema è che la quasi totalità dei primi 50 miracoli non rispettano i criteri prestabiliti, ossia la diagnosi originale non è verificata senza alcun dubbio. Anzi, per la maggior parte dei miracoli i dubbi ci sono e come. Proprio sulle diagnosi, chi ha riferito di essere guarito da cecità post-traumatiche, paralisi post-traumatiche che non si rifanno di certo al criterio che considera la malattia incurabile, insomma, molti sono pseudo-miracoli frutto dell'isteria religiosa del tempo, nel senso, nel mio video sui miracoli c'è da dire anche questo, no? Voglio dire, cecità da trauma all'occhio destro, disturbi oculari cronici, paralisi da strappo, infiammazione muscolare, cioè, capite di che cosa stiamo parlando? Vi assicuro che analizzando caso per caso non esistono le documentazioni sufficienti per tutti e 70 i casi che, se andiamo a vedere, si riducono al massimo ad una ventina di casi, e sono stato veramente generoso in cui le condizioni di guarigione sono da ritenersi molto difficili da spiegare. E anche lì servirebbero ulteriori ricerche documentali. Per molti dei casi studiati, anche fra i più recenti, vi sono seri dubbi sull'esatta diagnosi. Anche nel caso delle neoplasie, ad esempio, ben 3 su 5 erano quasi sicuramente patologie diverse da quanto sostenuto. Suor Saint-Hilaire, ritenuta ufficialmente guarita da un tumore addominale, soffriva di una gastroenterite cronica, nel corso della quale era comparsa una tumefazione addominale che verosimilmente non aveva caratteristiche neoplastiche. In molti dei casi o sono sbagliate le diagnosi o le diagnosi non sono riconducibili a malattie incurabili. Molte volte i criteri non sono rispettati e si porta avanti un bigottismo religioso fuorviante che racconta di falsi miti, falsi miracoli e persone totalmente raggirate dal dogma religioso. Ci sono pochi casi invece, come quello per esempio di Vittorio Micheli e quello di Suor Bernadette Murau, che mi hanno proprio convinto, nel senso, reputo questi due casi molto difficili da spiegare, anche perché il tumore del signor Micheli venne accertato da una biopsia e non solo da una lastra, voglio dire, ora ha più di 80 anni. Per quanto riguarda la quasi totalità degli altri casi accertati, non è che sono in dubbio, sono assolutamente dei non miracoli. C'è da dire che mancano molte documentazioni e sono totalmente inesistenti studi che non siano di parte, sono totalmente inesistenti studi messi in piedi da medici atei che non siano coinvolti con la Chiesa o con le istituzioni ecclesiastiche. Io personalmente non ci credo assolutamente e attenzione, la spiegazione in quei pochi casi inspiegabili che onestamente e oggettivamente reputo inspiegabili non la vado di certo a cercare all'interno della religione cattolica, anzi ti assicuro che la natura della realtà è molto più complicata di quanto possa sembrare. Io penso che determinati fenomeni o siano da attribuirsi a capacità nascoste dell'essere umano che forse in determinate condizioni, chissà, riesce ad autoguarirsi, o più probabile siano da attribuirsi ad entità esterne di cui non conosciamo assolutamente la natura. Se il signor Micheli ha detto di non aver sentito assolutamente nessuna sensazione durante i bagni a Lourdes, Suor Bernadette invece riferì di aver sentito come un'entità che l'attraversava. Sia chiaro, io non sono nessuno per dirvi esiste, non esiste, o di che cosa si tratta, non sono nessuno per dirvi sono veri miracoli o meno, ma semplicemente vi ho voluto rendere partecipi della mia ricerca e del mio personale pensiero in merito alla questione. Stop. C'è moltissimo altro da dire e quindi se questo video otterrà dei buoni risultati mi impegnerò a realizzare una seconda parte. Se il video ti è piaciuto quindi dimostrami il tuo supporto con un like.
Per oggi, signori, è tutto. Se sei arrivato fino a questo punto del video, lascia un like e se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!